Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come vivere in modo indipendente in Italia? Vivere in modo indipendente in Italia è una tappa importante per molte persone, sia per i giovani italiani che decidono di lasciare la casa dei genitori, sia per gli stranieri che arrivano nel paese per studiare, lavorare o iniziare una nuova vita. L'indipendenza richiede coraggio, organizzazione, responsabilità e la capacità di prendere decisioni quotidiane. In questa guida vogliamo descrivere i principali aspetti da considerare per vivere da soli in Italia in modo sicuro, pratico ed equilibrato. Uno degli aspetti più importanti è trovare una casa. Le possibilità sono diverse: affittare un appartamento, una stanza in condivisione oppure una piccola casa. Nelle grandi città come Milano, Roma, Firenze o Torino, i costi sono spesso più alti rispetto alle città più piccole o ai paesi. È utile visitare diversi appartamenti, confrontare i prezzi e leggere attentamente i contratti di affitto. Molte persone preferiscono vivere con coinquilini per dividere le spese, soprattutto se sono studenti o lavoratori giovani. Condividere la casa permette anche di socializzare e avere compagnia nella vita quotidiana. Dopo aver trovato una sistemazione, il passo successivo è cercare lavoro. In Italia esistono diversi tipi di contratto: a tempo determinato, a tempo indeterminato, part-time, stage e collaborazione occasionale. È importante preparare un curriculum vitae chiaro e completo, scrivere una buona lettera di presentazione e imparare come affrontare un colloquio di lavoro. I siti web più utilizzati per cercare lavoro sono Indeed, InfoJobs, Subito, It e LinkedIn. Anche i centri per l'impiego offrono servizi gratuiti per aiutare nella ricerca. Per chi non parla bene l'italiano, è fondamentale imparare la lingua. Frequentare corsi di italiano per stranieri è molto utile per comunicare meglio al lavoro, con i vicini di casa, nei negozi o con i servizi pubblici. Parlare bene l'italiano aiuta anche a integrarsi più velocemente nella società e ad avere più opportunità lavorative. In molte città ci sono scuole pubbliche o private che offrono corsi di italiano a prezzi accessibili o addirittura gratuiti. Gestire le spese è un'altra abilità necessaria per chi vuole essere indipendente. Oltre all'affitto, bisogna considerare le bollette, luce, gas, acqua, internet, il cibo, i trasporti, i vestiti e le spese personali. Fare un budget mensile è una buona abitudine. Si scrivono tutte le entrate, stipendio, borse di studio, aiuti familiari e tutte le uscite. In questo modo si capisce quanto si può spendere e quanto è meglio risparmiare. È possibile risparmiare cucinando a casa, approfittando delle offerte nei supermercati e limitando gli acquisti non necessari. Anche usare i mezzi pubblici, invece dell'auto, aiuta a ridurre i costi. Parlando di trasporti, in Italia ogni città ha un proprio sistema. Le grandi città hanno autobus, tram e metropolitane. Gli abbonamenti mensili o annuali permettono di risparmiare rispetto ai biglietti singoli. Per chi vive in un piccolo paese, è importante controllare gli orari dei treni e degli autobus, che a volte non sono molto frequenti. Avere una bicicletta può essere una buona alternativa economica ed ecologica per spostarsi, specialmente nelle città universitarie. Anche la salute è un aspetto importante da considerare. Ogni persona residente in Italia può iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale SSN, che permette di avere un medico di base e di ricevere cure a costi contenuti o gratuiti. Per iscriversi, bisogna avere un codice fiscale e la residenza. I farmaci si comprano in farmacia, ma molti richiedono la ricetta medica. È utile sapere dove si trovano gli ospedali, le guardie mediche e i pronto soccorso nella propria zona. Infine, un elemento fondamentale per vivere bene da soli è l'organizzazione della casa. Pulire regolarmente, lavare i piatti, fare il bucato e tenere tutto in ordine aiuta a vivere meglio.
Molte persone trovano utile fare una lista delle cose da fare durante la settimana. Avere una casa pulita e ordinata fa bene anche alla mente e rende l'ambiente più piacevole. Cucinare da soli può sembrare difficile all'inizio, ma imparare a preparare piatti semplici è una grande soddisfazione. Esistono molti siti e video che insegnano ricette italiane facili da seguire. Un altro aspetto importante della vita indipendente è la gestione del tempo. Quando si vive da soli, non c'è nessuno che ricorda cosa fare o quando farlo. Bisogna organizzare il proprio tempo in modo efficace, alzarsi al mattino, andare al lavoro o a lezione, fare la spesa, pulire casa, preparare da mangiare, pagare le bollette, fare telefonate importanti. Molte persone usano un'agenda o il calendario del cellulare per segnare gli impegni e non dimenticare le cose da fare. Essere puntuali e rispettare le scadenze è una qualità molto apprezzata in Italia, sia nella vita professionale che personale. Oltre alla gestione del tempo, vivere da soli significa anche affrontare momenti di solitudine. All'inizio può sembrare difficile passare tanto tempo da soli, soprattutto se si è abituati a vivere con la famiglia. Ma con il tempo si impara a godere della propria compagnia, a riflettere, a conoscere meglio se stessi. È importante però mantenere i contatti sociali, uscire con gli amici, frequentare corsi, partecipare a eventi o attività di gruppo. Esistono tante associazioni culturali, sportive o di volontariato dove è possibile incontrare persone con interessi simili. A livello culturale, vivere in Italia offre molte occasioni per arricchirsi. Ogni regione ha le sue tradizioni, feste, dialetti, piatti tipici e modi di vivere. Imparare a conoscere queste differenze rende l'esperienza molto più interessante. Visitare musei, assistere a concerti, leggere giornali italiani, guardare film in lingua originale, partecipare a sagre locali sono attività che aiutano a comprendere meglio il paese e ad apprezzarne la varietà. Anche parlare con i vicini, i colleghi o i commercianti del quartiere permette di entrare a contatto con la realtà quotidiana italiana. L'integrazione è un processo che richiede tempo, pazienza e apertura mentale. È importante non avere paura di sbagliare, parlare anche se si fa qualche errore, chiedere informazioni se non si capisce qualcosa, accettare i consigli delle persone più esperte. Gli italiani, in generale, apprezzano molto chi si impegna per imparare la lingua e rispettare la cultura. Essere gentili, salutare con un buongiorno o un buonasera, dire grazie e per favore sono gesti semplici ma importanti per creare buoni rapporti. Anche la burocrazia fa parte della vita indipendente. In Italia può essere un po' complicata, ma con calma e organizzazione si può gestire. È necessario sapere quali documenti servono per vivere legalmente: carta d'identità, permesso di soggiorno, se si è stranieri, codice fiscale, tessera sanitaria. Ogni procedura può richiedere tempo, perciò è meglio informarsi prima, prendere appuntamenti, portare con sé tutte le copie necessarie. Quando non si sa come fare, è possibile chiedere aiuto ai patronati o agli uffici comunali, dove spesso ci sono persone disponibili a spiegare tutto in modo semplice. La gestione della salute mentale è un'altra parte fondamentale dell'indipendenza. A volte, vivere da soli può generare stress, ansia o senso di isolamento. È importante sapere che in Italia ci sono centri di ascolto, psicologi pubblici o privati, gruppi di sostegno e numeri verdi per parlare con qualcuno. Parlare dei propri problemi, anche con amici o familiari a distanza, può aiutare molto. Fare attività fisica, dormire bene, avere una routine stabile e curare l'alimentazione sono tutte azioni che migliorano il benessere psicologico. Un altro consiglio utile è imparare a fare piccoli lavori domestici e di manutenzione. Saper cambiare una lampadina, sistemare un tubo che perde, montare un mobile o usare correttamente gli elettrodomestici è molto utile per chi vive da solo. Su internet si trovano molti tutorial semplici che spiegano come fare.
Essere autonomi anche in queste cose dà fiducia in se stessi e permette di risparmiare soldi, evitando di chiamare tecnici per ogni problema piccolo. Infine, vivere in modo indipendente significa costruire una vita su misura, secondo i propri gusti, valori e desideri. Si può scegliere come arredare la casa, che musica ascoltare, che libri leggere, che orari seguire, come organizzare il tempo libero. Questa libertà è molto preziosa, ma va gestita con equilibrio. Troppa libertà senza regole può portare al disordine o alla confusione. Per questo è importante stabilire delle abitudini sane e rispettare se stessi. In conclusione, vivere da soli in Italia è una grande opportunità per crescere, imparare e diventare adulti consapevoli. Non è sempre facile, ci sono difficoltà economiche, pratiche e emotive. Ma con impegno, pazienza e un atteggiamento positivo si possono superare tutte le sfide. L'Italia è un paese ricco di storia, cultura e bellezza e offre tante possibilità a chi vuole vivere in modo indipendente. Ogni passo fatto da soli è una conquista personale che aiuta a diventare più forti, più autonomi e più felici. Vivere indipendentemente non è solo un obiettivo, ma un percorso che insegna molto sulla vita e su se stessi. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.